contagliatela, più veloce! È più veloce non va. Non ce la facciamo, non si preoccupi. Dottore, signor Questore per lei. Andate avanti, vi raggiungo. Vai. Da quella parte, forza. Totò. T'aspetto. No, lascia stare. Qualcuno che mi dà un passaggio lo trovo. Sembra che non si spaventano che ci sporca la pezzeria. Salutiamo, Picciotti. E sto gioiellino di qua? Vedo Stefano, Totò. Bontate, un picciotto di classe. Eccole lì. Voi due, da quella parte. Di là. Cosa stiamo aspettando, ispettore? In via dal capo. Dottore, i marsiliesi si stanno imbarcando, passo. Aspetta. Dottore, ha sentito quello che ho detto? I marsiliesi si stanno imbarcando, passo. Aspetta. Ma che devo aspettare? Se ne stanno andando, io do il via. Ferma tutto. Ma per quale motivo? Stanno partendo, io le blocco. Ferma tutto. Hai capito? Ho detto ferma tutto. Ma per quale motivo? L'operazione è annullata. Li lasciamo partire così. Oh, ma non parlava manco l'inglese. No, mi faceva cin 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 cin. Ma che dici? Ho detto porta tutto. Oh, ma è arrivata una ragosta così, ti dico. Don Michele, ma tu che dici di questo nuovo canale della Thailandia? Atalandia. È onesta. Io non so manco dove minchia sta Atalandia. Manco io, Don Michele, ma con tutto rispetto a noi che ce ne fotte. Da dove parte, l'importante è che quando arriva si trasforma in carta di 100.000 lire. E che vi devo dire, Picciotti? Che Dio benedica sta Talandia. Le famiglie della provincia che fa? Vogliono investire? Se ci sta la possibilità. Se usate le nostre raffinerie, questo ha un costo, eh? No, non c'è bisogno che vi disturbate. Ci pensiamo da noi. Dopo sapere che minchia è successo? Il capo dice che non abbiamo niente per trattenerli. Ma come niente? 2 pagine di traffico per stupefacenti non sono niente adesso. Evidentemente non sono abbastanza. A lei si è fatto bloccare così. Guarda, io sono molto più incazzato di te, quindi non ti ci metterai anche tu, chiaro? Vediamo il lato positivo della cosa. E quale sarebbe? Che loro non sanno che abbiamo scoperto che stavano qua. Facciamo finta con il nostro vantaggio. Ecco, giusto. Facciamo finta. Ma Teresa, l'ha preparata la pasta con le sarde? È una domenica oggi. Allora dai, cerchiamo di salvare un pezzetto di questo schifio di domenica. Andiamo. Quale minchia di motivo bisogna pagare questa tassa attivi danni ancora non l'ho capito. Perché se restano a bocca asciutta si incazzano. E a noi ci conviene che non si incazza nessuno. Quella gente che ci dai un dito e si pigliano rottura. E come se lo pigliano il braccio? Vendendo qualche chilo di eroina a Palermo. Perché ti preoccupi, Totuccio? Noi siamo quelli che contano. Quelli che lo Stato ci chiede aiuto per liberare Moro. Noi ci abbiamo le banche, a Sindona. Sindona non se la passa bene. Ma dietro ci sta un pezzo grosso della DC, che ci onora pure delle sue amicizie.
E loro? I verdane che c'hanno? Una minchia. Noi ci abbiamo anche rubinetti d'oro, ma loro c'hanno fame. Loro non perde mai di valore. Dico bene, Totò? Che ognuno con i soldi suoi ci fa quello che vuole. Saponette, asciugamani, acqua di colonia. Fai come se fossi a casa tua. Ti ringrazio, Stefano. Piano, bambini, stiamo cucinando! Piano, fate piano, Nenuzzo! A me questa cosa non mi cala. Noi ci facciamo un culo tanto per beccarli e i capi li lasciano andare. Siamo sicuri che stiamo tutti dalla stessa parte? Ah, dai, è meglio non chiederselo. Cerchiamo di scoprire piuttosto che ci facevano i marsigliesi qua. Lo sappiamo già, dottore, tutto il giorno in albergo, come due turisti qualsiasi. Piscina, ristorante e piscina. Tranne una sera che sono usciti. Il portiere dell'albergo ha detto che si sono fatti chiamare un taxi. Sì, lo stiamo cercando. Bravo. Non si era detto niente lavoro oggi. È pronto, dai. Su, forza bambini. Che è sta camomilla? Michele! Dai, Margherita, Camillo, a tavola e a mangiare, forza, dai. Tutti seduti, vi siete lavati le mani. Tranquillo e sicuro, il suo dottore. Qua manco gli uccelli passano senza domandare permesso. Sei un bravo cristiano, Peppe. Su Totò, Don Stefano si raccomandò. E per me è un onore. Vieni qua. Ho saputo di tuo fratello. Mi dispiace assai. Ora pare che c'è una speranza per farlo operare in America. Ma Vieni qua. A titolo del ringraziamento. su Totò, non posso accettare. Don Stefano disse che se ne interessava e tu. Aspettiamo. Quando c'è di mezzo la salute non si aspetta. Ma io non so se ve li posso restituire. Ma lascia stare. Mi ripaghi con la tua amicizia. E poi tutti questi soldi che stiamo facendo là ma ridistribuire, no? Se no, c'è così fai il rubinetto d'oro e chi aspetta? Picciri! Mi piace qua? Ho fatto una fuga, vieni a vedere. Sì, guarda. Bella. Salutiamo, Totò. Che ci faceva quello là? Andò a comprare le sfogliate, mi era venuta voglia. Perché non se ne occupava vita. Perché non c'era. E dov'è? Andò a comprare le sigarette. Ma torna subito, però! Te lo dissi chiaramente, mi pare, che Ninetta e i picciritti non devono restare soli mai. Totò, mezz'ora. Neanche. Qui non siamo a casa nostra, fra la nostra gente, al sicuro. E io come faccio a stare tranquillo se la mia famiglia non è al sicuro? Ragione avete, Totò. Però la casa è sempre protetta. Vito, siamo ospiti. Stefano Bontate si sta comportando bene, non ci fa mancare niente. Ma le cose possono cambiare, non te lo devi dimenticare. Ninetta e i picciritti non devono restare soli mai. Hai capito? Non so c'è più. Lo capivo. Bravo. Ma così siamo sicuri che non te lo scordi. Svenuto. Si è scalmanato tutto il giorno. Mi piace quando c'è confusione. Bambini che giocano. Che sono belle le famiglie numerose.
Ma tu non lo vorresti un altro piccerito? L'ho sempre voluto, lo sai. Forse da un'altra parte sarebbe diverso. Ma qua? Il mio posto è qua. È qua che noi viviamo. Come fai a voler rimanere dopo tutto quello che è successo? Sei vivo per miracolo. Ma perché tu pensi che da un'altra parte sarebbe diverso? Ma non lo vedi quello che succede in continente? C'è una guerra. I terroristi ne ammazzano uno al giorno. Poliziotti, giudici, giornalisti. Pure a Mora hanno ammazzato. Ma quello è diverso, quello è politica. È lo stesso. Noi non dobbiamo smettere di vivere. Quella sì che sarebbe la peggiore delle sconfitte. Una volta se toccavamo questa roba i capi ci tagliavano le mani. I tempi cambiano. Oggi chi non ce le mette le mani non conta una minchia. In confronto ai soldi che facevamo con gli appalti sono niente. Prima ci siamo rotte la schiena. E ora ricominciamo da capo. Come quando siamo venuti qui a Palermo. Totò, ma per fare questo business ci vogliono amici e parenti in America. Tu non hai parenti in America, no? E io manco. Perciò la strada passa per forza da quei cornuti palermitani. Va bene, ma dico, dopo tanti anni ancora non hai capito. La strada era cosa picchia. Ciccio, vieni che ti stavamo aspettando. Totò, io venni solo per rispetto a Possia. Ma sto lavoro non lo posso fare. Ah, e allora che rispetto è? Ah, vedete questa faccia? Sono i vapori che mi tocca respirare ogni giorno. Se non mi fermo, muoio. No, per carità. Ciccio, tu sei il chimico. E senza il chimico come si fa? Ti devi mantenere in salute. Vorrà dire che appena finisci, ti portiamo un po' a mare. Vabbè, a così ti pigli un poco d'aria fresca. Ci dici a Luchino tutto quello che ti serve. E magari ci insegni pure come si fa. Mi raccomando. Solo stavolta, però. Voi lo sapete che sono impegnato con la famiglia Bondate. Ciccio. Qua siamo tutti una grande famiglia. Allora, questi due sono saliti sul tuo taxi mercoledì scorso all'Hotel Le Palme. Li riconosci? Che le devo dire? Io la gente la vedo solo dallo specchietto. Come faccio a essere sicuro? Se fai uno sforzo, potresti ricordarti dove le portate. Ma è difficile. Che facevi prima di fare il tassista? 100 cose, ispettore. E tu dimmene una. Sono stato pure imbarcato. Me ne stavo via a botte di 3 mesi. E ti piacerebbe tornare a imbarcarti? Che significa? Io ora c'ho il tax. La licenza mi costò 5 milioni. Appunto. Perché vuoi rischiare di perderla? Come perderla? Io... a Santa Maria del Gesù. Questa è la casa di Francesco Marino Mannoia, 37 anni, diploma da perito chimico, sospettato di fare parte della famiglia di Stefano Bontate. Lui chimico. I marsigliesi implicati in traffico di stupefacenti. Che dici? Una rimpatriata fra colleghi? Eccolo lì, è lui. Dai. Seguiamolo, eh. Che facciamo, dottore? Aspettiamo. Eccolo. Eccolo, sta uscendo. Avanti, presto, seguiamolo. No. Voglio capire che stanno combinando là dentro. Biagio, guarda là. Eroina.
Sai che significa questo? Che hanno cominciato a raffinarla qua. Per questo sono venuti i marsigliesi. A insegnargli come si fa. La mafia non è più solo un intermediario, hanno fatto il salto. Questo significa molti più soldi, molti più mezzi. Venga a vedere, commissario. Guardi. E quante persone sei? Nessuna di queste. Ma chi è questo? Tu lo conosci? Leoluca Bagarella, detto Luchino. Il fratello di Ninetta. I Corleonesi, dottore. Questa è roba loro. Torneranno a prendersela. Se ne sono andati. Non gli è bastato l'avvertimento a quel grandissimo cornuto. Ma io ci ho detto che dovevamo scannare pure Ido. Intanto ci hanno trovato. E io devo capire come. Ci saranno 20 raffinerie in tutta Palermo. E sti sbirri hanno trovato proprio la nostra. Peppe. Guarda che spettacolo. Questo è il sole della nostra bella terra. Su Totò, vi voleva dire che mio fratello lo operarono oggi. E pare che andò tutto bene, grazie a voi. Io ti volevo dare pure di più. Ma forse l'hai saputo. Sto scherzetto che ci hanno fatto gli sbirri. Su Totò, lo Stefano era incazzato. Ah sì, e perché? La raffineria che hanno scoperto era la nostra. Che erano piccole suoi. Dice che il chimico deve lavorare per la famiglia Bontate. Con un grado di farsi il giro su è meglio che si accontenta. E tu che cosa pensi? Io penso come dite voi, che da tutta sta grazia di Dio ce ne dovrebbe essere un poco per tutti. Ogni tanto chi comanda si dimentica che questa cosa nostra è nata per aiutarci a tutti. Si dimenticano di chi sta sotto, di tutti questi bravi picciotti che ci danno pure il sangue. E chissà quanti ne conosci pure tu di sti picciotti apposta. Tanti, su Totò. Ecco. E allora magari glielo facciamo sapere che quelli che comandano non sono tutti uguali. E chi viene dalla fatica non se li scorda a quelli che stanno peggio. Ma perché ha sospeso la sorveglianza alla raffineria? Schiro, è passata una settimana, io non posso più sprecare uomini. Vedo che avrò tutto, quelli non tornano più. Minchia, questa volta ci eravamo mandati a tanto così. Sì, ma quello che conta è che noi adesso sappiamo che il cuore del traffico della droga è qui a Palermo. È una rivoluzione, lo capisci? La mafia si è presa la più grossa fonte di guadagno criminale di tutto il pianeta. Sì, dottore, il mercato grosso sta in America e il gioco ce l'hanno in mano gli americani. Ma loro trattano direttamente con Bontate, badanamenti e Inzerillo. Ora, se un po' lo conosco a Rina, lui a guardare non ci resta. Allora io voglio fotografie aeree di tutta la città e siccome per far funzionare una raffineria ci vogliono grossissime quantità di acqua e di energia, tu mi devi controllare tutti i consumi anomali. Ah, un momento, voglio anche un controllo dell'aeroporto, perché se da qui parte l'eroina, qui devono arrivare i dollari. Mi stanno facendo avere un petito con sto sciauro. È sempre a mangiare, penso. Non fu una soffiata. Alla nostra roba gli sbirri ci arrivarono seguendo il chimico. I palermitani non c'entrano niente. Allora tutto continua come prima. E a voi vi sta bene come prima? Sì, vi sta bene. Continuare con un chilo qua, un chilo là, non vi pare un'elemosina, no? Su Totò, gli affari vanno bene. E se poi voi in commissione riuscite ad ottenere quote un po' migliori, più uguale va. Quindi a voi l'elemosina vi sta bene. Dovrei andarla a chiedere io. Dovrei andare da Bontate, da Inzerillo e dirci scusate, ci farebbe comodo un chiletto in più. Al vostro buon cuore. Io l'elemosina non le chiedo. E se le cose rimangono così, noi staremo sempre sotto e loro staranno sempre sopra. Che fu? Vi passò la fame. Quei 4 piccioli che ci passano i palermitani vi tossero l'appetito. Totò ha ragione, Ciave. E noi ora a qualcuno di questi signorini ci dobbiamo fare capire che non ci sono solo i palermitani. Chi ci mancò del rispetto, come di Cristina e Calderone, ha finito di raccontarlo. Ma i Bontate e gli Inzerillo sono un'altra razza.
Se a quei due ci andiamo a pestare i piedi, poi dobbiamo essere sicuri che le corna ce le rompiamo per davvero. Chi ce la dà questa sicurezza? La fame. La nostra forza è la fame. A Palermo manco sanno che cos'è, ma io l'ho provata. E quando l'hai provata da poi ti carenza per tutta la vita. Allora hai già deciso? Io ho deciso 40 anni fa. E tu pure. A me la guerra non mi piace. Per fare la guerra bisogna essere in due. Quando si accorgeranno che è scoppiata, sarà già finita. Ecco, questo è quello che abbiamo individuato. Un'officina meccanica che consuma energia come una fonderia. E un corso d'acqua qui a 2 passi. Tra l'altro dei camion laggiù ne arriva uno ogni morte di papa. E questo che significa? Significa che quell'acqua e quell'energia non servono all'officina, signor Questore. Io potrei pure sbagliarmi, ma secondo me là non riparano una minchia. Che facci, pensi tu? Dai, Naviri. Adesso, aspetta. Naviri, aspetta. I pomodori fanno. Questa sì che è una raffineria. Da stare fermo. Avanti. Metteteli sul camion, tutte quante. Forza, camminare! Non sparate! Non sparate! Disarmato solo. Avanti, vieni fuori, cosa è nulla. Ora dobbiamo solo capire di chi era la droga che abbiamo sequestrato e a quale gruppo appartengono quelli che abbiamo preso. Adesso cercheranno di spostare le raffinerie, ma noi dobbiamo essere molto più veloci di loro. Sì. Parlo con il dottor Boris Giuliano. Sì, sono io. Tu morirai presto. Che succede, dottore? Chi era? No. Niente, hanno sbagliato numero. Inserirlo ci voleva fare la pelle subito allo sceriffo. Ma Bontaderis no, perché noi non ci possiamo mettere contro lo Stato. Certo, Bontaderis ci fa gli affari suoi con lo Stato. Belli affari. Ci runa una montagna ripicciola ai politici per sentirsi dire questo si può fare e questo non si può fare. Intanto lo sceriffo continua a scherzare la minchia. Hai capito a che serve sta commessa? 4 ore di discussione e non decidere niente. Prima la facciamo finire, sta che morire dalla commissione è meglio. Vieni, va, che ti faccio vedere un paio di cose belle, va. Ah, ma che cos'è? Cammina, attenzione alle corna però, vai.
Guarda che sono belle, 2 GT, un Maserati, 9 nuovo. E che c'hanno a fare con tutte queste macchine? Con questi si fanno grandi affari, eh? Potremmo fare pure qualche regalo. Te. Questa qua, intestala al primo di questa lista. E chi sto qui? Il fratello di Peppe, un capodecina di bontate. Bontate? Siamo diventati amici ormai con Peppe. Minchia, Giulietta Spider! E con queste altre nuove che ci devo fare? Che dobbiamo fare salire sulla giostra. Ci dobbiamo fare volere bene di tutti questi picciotti, no, Bingo? Totò, ma ogni macchina che sta vale milione. Cosa nostra è piena di gente scontenta. Facciamogli entrare un poco di soldi nelle tasche. Cosa al momento giusto. Sapranno di che parte stare. Oh, Totò, dai che bietta! Sai come ti dico che il seme ha preso. Ma se non l'annaffi quello muore. Noi lo facciamo crescere. E poi ne pigliamo tutta la pianta. Ora, ok. Io l'ho vista. Quella là, quella là. Scusi, sembrano uguali. La rossa. Facci vedere. Vada. Eccoli qui, dottore. Quelli che abbiamo preso alla raffineria. Tutti riconducibili alle famiglie Spadola, Bontate e Inzerillo. Questa è la crema della mafia palermatana. Tutto torna. Sai che fanno questi? Comprano morfina a base, la raffinano e la girano ai loro parenti in America. Secondo gli americani ogni anno da loro arrivano 70-80 tonnellate di eroina all'anno. Metti che soltanto la metà viene da qui. A $500.000 al chilo, tu fatti i conti di quanti soldi sono. Abbastanza per comprare tutto quello che vogliono. E in questo paese, purtroppo, tutto ha un prezzo. Pronto? Sì, va bene. Arriviamo. Pioggia, andiamo, dobbiamo andare all'aeroporto, vieni. Sono 500.000. Il passeggero deve essersi impaurito quando ha visto i controlli e l'ha abbandonato. Adesso bisogna scoprire a chi appartengono per restituirglieli. Così abbiamo chiuso il cerchio. Il nome del passeggero? Risulta un tale Tommaso Giglio. Vediamo se riusciamo a tirargli fuori qualcosa. Ammesso che lo troviamo. Ammesso che esiste. E questa? Lo stesso artista, un allievo di Dalì, raffigura la ninfa Daphne prima dell'incontro con Apollo, il dio che è impazzì d'amore per lei. E si capisce. Al di là della rarità, il prezzo fa di questa meraviglia un'occasione unica, eh? Le prendo tutte e 3. Ottimo. Grazie. Senta, volevo dirle, eventualmente... a presto, arrivederci. Onorevole, qui abbiamo oltrepassato il limite. No, tu ora ascolti me. Sto con un tazzo dello sceriffo, o lo fermate voi, o lo fermiamo noi. Ci siamo capiti? Ecco, direttore, vorrei sapere se lei tante volte conosce un suo correntista di nome Giglio Tommaso. Ispettore, abbiamo più di 3.000 correntisti, come posso conoscerli tutti? Anche lei ha ragione. Però vede, questo non è un cliente come tutti gli altri. È uno che recentemente ha versato una grossa somma in dollari. Il nome non mi dice nulla. Lo immaginavo. Perché vede, questo Giglio non risulta neppure all'anagrafe. Probabilmente è un nome di fantasia. Per questo mi chiedevo se tante volte lei... Guardi, non so come aiutarla. Peraltro lei conosce la legislazione bancaria e non posso fare niente. Si capisce? Come non la capisco, direttore? E allora facciamo così. Se tante volte questo fantomatico signor Giglio si dovesse presentare, lei mi può chiamare a questo numero.
Ci siamo capiti, direttore? Pronto? Io sono venuti qua. Stai tranquillo. Non hanno niente in mano. I $500.000 che abbiamo intercettato a Punta Raisi apparterrebbero ad un certo Giglio Tommaso, che è chiaramente un prestanome, una figura inesistente, dietro la quale però si nascondono neanche troppo bene le cosche palermitane. E cosa suggerite di fare? Di persone come questo Giglio a Palermo, quanti ce ne saranno? Un centinaio. Noi li troviamo e mettiamo le mani sul tesoro della mafia. Dobbiamo entrare nelle banche, procuratore, perché i miliardi che stanno facendo non restano lì. Vengono reinvestiti anche in affari legali. A quel punto è finita. Non distingueremo più i soldi puliti da quelli sporchi, le imprese sane da quelle malate. Le leggi non le faccio io. E con quelle che ci sono, i prestanome come il vostro Giglio, non li prenderemo mai. E non capisco che vuol dire. Tutto quello che stiamo facendo è inutile. No, al contrario. Io dico che voi state facendo un gran lavoro e che dovete andare avanti. Mi sembra che cosa è dalla nostra parte. Adesso al direttore della banca bisogna stargli addosso, bisogna tenerlo sotto controllo 24 ore su 24. Trazzi! Boris! Come sì? Dove è stato? Schirò sull'attenti, questo è un pezzo grosso dell'Interpol. Ma figurati, un pezzo grosso lo diventi tu. Grazie a quelle valigie piene di dollari. Tu spicchi il volo, amico mio. Non capisco, cosa vuoi dire? E dai, che lo sanno tutti, che stanno decidendo di promuoverti. Ti vogliono a Roma, Boris. Come a Roma? E ricordati degli amici quando sei al ministero. Vi saluto. Arrivederci. Dottore, ma è vero che se ne va? Ma che fai? C'hai segreti anche con me adesso? Ma sono minchiati, io di segreti non ne ho per nessuno. In questa città di segreti si muore. Biagio, ricordatelo sempre. Quando scopri qualcosa, scrivilo. Raccontalo a qualcuno. Non te lo tenere mai, solo per te. Mai. I nostri amici a Roma mi assicurano che stanno sistemando tutto. Solo ci chiedono un poco di tempo. Ma quale tempo? Hanno capito quelli che tu scassaminchia del commissario si sta fumando tutti i soldi nostri. Senza contare che ora qualunque sbirro si può mettere in testa che può fare come gli pare a lui. E noi questo non ce lo possiamo permettere. Giusto. Totò? Ma io dico che quando ti fa male un dito, alle volte si fa prima tagliare tutto il braccio. E poi con tutti questi terroristi che ci sono in Italia, ma chi vuoi che gliene fottero uno sbirro siciliano? Allora? Chi se ne occupa? La proposta l'hanno fatta i corleonesi, no? È un onore che spetta a loro. Come ricevuto, Tuccio? Per noi è un onore. È il terzo in meno di 15 giorni. Qualcuno fuori controllo deve aver messo in giro roba tagliata male. Questo non può far piacere neanche alla mafia. Che c'è, dottore? Vattene, Biagio. Prendi la tua famiglia e vattene. Ma che sta dicendo? Dico che ci sono troppi segnali, sta diventando troppo rischioso per tutti. Ma perché non lo sapevamo anche prima che era rischioso? Io non vado da nessuna parte. Noi siamo le guardie. E loro sono i ladri. Anche le guardie fanno le guardie, ma tu non capisci. Queste voci sulla mia promozione. Qualcuno mi vuole spedire lontano da Palermo. Anche in questura. Abbiamo messo le mani su troppi soldi, troppi interessi. Di solito sono io quello che vede nemici dappertutto. No, dottore. Finché resta lei, resto anche io. Però io la famiglia la mando via per un po'. Se fossi in te, farei lo stesso. Quei cornuti vogliono che lo facciamo noi. Così se qualche cosa va storto, gli sbirri ci stanno addosso. Bella. Deve filare tutto liscio, Luchino. E dove sta il problema? Nessun problema. Solo che quello gira con una sbitta e questo sono 5 colpi sotto l'ascella.
e spara quasi meglio di me. E poi a me mi tocca tornare da tua sorella con la cravatta nera. Per quando è? Ce lo faranno sapere. Non c'è problema. In città c'è qualcuno che vende roba tagliata male. Speriamo di scoprire chi è. E perché? Non lo so, mi sono fatto un'idea. Tu trovalo. Non ci proviamo. Lo dissero con spaccia sta irone di me. Ma se vedi che ci piace stare appesi come porci scannati. Allora parlate. No. Minchia, non fare incazzato davvero, Allora dai, sali in macchina. Ciao piccoli. Allora io telefono, Noi ti manderemo una cartolina. Ecco, bravi. Allora, ci vediamo la prossima settimana. Io sistemo le cose e vi raggiungo. Ho già detto al questore che mi prendevo qualche giorno. Promettilo. Promesso. E io ancora ti credo, come fosse la prima volta che prometti. Magari è quella buona. Viaggio, mi raccomando a te, che questo si scorda anche di mangiare. Ha affidato la pecora a lui. Ciao, a presto, amore mio. Ciao. Allora, buon viaggio. Oh, bambini, divertitevi in montagna, eh? Sì, papà. Tu non devi correre, piano, non correre. Tranquillo. Ciao bambini. Ciao. Ci pensi mai? Quello che ci siamo persi, eh? La moglie, i figli. Tutte le volte che avresti voluto starli vicino, invece magari stavi appresso a qualche indagine. Minchia, l'altro giorno il più grande si è messo la brillantina in testa. Io ho pensato che era impazzito. Poi mia moglie ha detto che era per assomigliare a quell'attore, attore americano, Travolta. Allora io ho pensato che non sapevo niente. Che ci vuole fare, dottore? Uno cerca di tenere tutto insieme, di fare il possibile. È che uno pensa che c'è sempre tempo, che si recupera. Invece ci sono cose nella vita che quando te le sei perse. Allora uno si chiede se ne vale la pena. Certo che ne vale la pena. Per loro, per i nostri figli. Per farli crescere in un mondo, diciamo, migliore, va? Chissà, forse hai ragione tu. Dirai a Teresa di cambiare aria per un po', sì? Andiamo a lavorare, dai. Fammi vedere. Che succede? Dani, Cazzo volete? con quella bella moglie che c'hai a casa. Te ne stai qua con questa? Non è una bella cosa. Tu sparisci. Allora, Danino, tu lo sai che cosa ti fa Totò Cenzerillo se scopre che gli freghi la roba, vero? E che dite, zio Totò? Minimo ti taglia un braccio, poi l'altro e poi la testa. Io non so di cosa state parlando. Vedi, io l'avevo capito che era uno che stava in alto, che faceva girare quella schifezza tagliata male. Ma così in alto non ci speravo. Il braccio destro del capofamiglia. Ma che ti passò in testa, Danilo? Non lo so, zio Totò, non lo so. È stata una fesseria. Per bisogno. Per bisogno? È così. Per bisogno. Lo vedi come va il mondo dentro questa cosa nostra? Un capodecina che è costretto a fregarsi la roba per campare. Poca cosa, però, poca cosa. Inserirlo, se lo viene a scoprire. E chi l'ha detto che lo deve scoprire? Tu a me mi servi vivo. Tu ora fai una cosa. Ti trovi qualcuno a cui ci dai la colpa e ci fai un servizio. Poi te ne vai da inserirlo e ci dici che io ti proposi un affare. Una quota di un carico. Si deve fidare di te come di un fratello. Grazie. 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 Ah, Teresa. Oggi Boris e sua moglie non vengono a pranzo. Scusa, mi sono dimenticato di dirtelo. Dai, finisco io qua. Perché non vengono? Ines con i bambini sono andati qualche giorno in vacanza.
Beati loro. Ce ne avremmo bisogno anche noi, Tonino? Senti Teresa, io senza di voi non ci posso stare. Perché senza? Perché io adesso le ferie non me le posso proprio prendere. Lo so, noi in vacanza d'estate mai. Però oggi ce ne andiamo al mare. Ninuzzo? Te vado ad andare al mare? Sì. Ci stiamo tutta la giornata, gioia mia. Papà, puzzi come il Ma pesce. quale puzzi? Senti quanto è buono, sai? E là, Senti anche tu, tesoro. Senti, questo è il profumo del mare. Luchino, domani il caffè te lo pigli con lo sceriffo. Buongiorno, dottore. No. Solito caffè? Posso? Convergiamo sul Barlux. Via di Blasi. Bacio. Ti piace questo? No, non ci piace niente. Che c'è? Va bene, salutate zio Luchino. Ciao zio. Ciao. Papà. Attenzione, attenzione. Totò, forse ci siamo. Le contrazioni sono irregolari e di scarsa intensità. E che significa? Significa che è un falso allarme. Potete tornare a casa. Noi da qui non ci muoviamo. Ma non ha senso. Potrebbero volerci 2, anche 3 giorni. Lei sa i rischi che ci sono, mi capisce, no?
Per noi è un rischio fare avanti e indietro tutta sta strada con mia moglie in queste condizioni. Questo è rischioso per noi. I suoi di rischi sono pagati abbastanza bene. O sbaglio? Come dite voi. Di un padre di famiglia, di un probo servitore del popolo, dello Stato, della legge, il dottor Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, trucidato come tanti altri da chi ha avuto l'interesse di eliminarlo. Il paese è pieno di assassini, troppi mandanti, troppi vili esecutori. Non era meglio essere là? I stabili sono liberi Pantagli Merciancimino. e circolano sprezzanti per le nostre strade. E di loro che parla il cardinale. Impuniti. E quelli se ne stanno lì. Senza vergogna. Mi fanno schifo, Teresa. Mi fa tutto schifo. E allora perché non ce ne andiamo? Parole durissime. Ne abbiamo già parlato, Teresa. E io ne voglio riparlare. Per favore. Te lo chiedo per favore, non oggi. No, io adesso ne voglio parlare. Adesso! Voglio sapere che cosa hai in testa. Se ti vuoi fare ammazzare come loro. Andiamo a seguire la cerimonia funebre. Mi rispondi? E poi che ti dico? Che minchia te devo dire? Lo sai che può capitare, l'hai sempre saputo. Sì, ma adesso è successo. Prima Silvio, poi Boris. Non ti rendi conto? Teresa, io non me ne posso andare. Se me ne vado ora, tutto quello che abbiamo fatto, quello per cui Boris è stato ammazzato, sarà inutile. Non lo capisci questo? Tu non ragioni più. Tu non ragioni più. Neanche di tuo figlio ti porta più a te. Non dire minchiate! Un altro mascolo, Maicano. Guarda quanto è bello. No, è brutto. Assomiglia tutta a tia. Bello, è un mascoliddo mio. Lo chiamiamo Giuseppe. Ho conosciuto che si fotte la roba mia. Sono sicuro. Ce n'avevo ancora in casa questo pezzo di merda. Apri. Se fotti sta roba mia. Eh? Se avevi bisogno mi dovevi chiedere. Che delusione che mi hai dato, Salvatore. Sparaci. Bottali in mezzo alla strada. Che a nessuno ci venga in mente che si può fottere uno come a mia. Oduccio, ti devo dire una cosa. Totò mi propose un affare. Che affare? Mi disse che a voi non vi dovevo dire niente, però mi propose di lavorare per lui. Brutto figlio di puttana. E tu che ci dicisti? Niente, che ci pensavi? Bravo. Ora tu ci dici che ci stai. Devi farci credere che si può fidare di te, Duvettano. È al momento giusto. Ci schiacciamo la testa. Ma sì, ma sembra che femmine sei. E
che non ce ne sono femmine in Brasile. Tutti dicono le brasiliane sono una cosa. Sì, però della nostalgia per queste femmine siciliane. Vabbè. Vieni qua. Ma tu stai una bellezza, te il Brasile ti ringiovanisci. Stio di mano, grazie. Che ave? Totuccio, che fa? Non si salutano gli amici? Tu sei stato. Tu gli facesti entrare nella convenzione. I corleonesi. Sto grandissimo cornuto ci propose a fare uno dei miei e ci disse pure che non mi doveva dire niente. Adesso non facciamo tragedie. Io tragedie non le faccio. Se non lo fermiamo prima, sto cornuto di Rina va a finire che ci fotte. Sì, però quando ti dissi farlo entrare in commissione era per controllare. Mettiti la catena. Se la catena l'avete lasciata troppo lunga, che minchia vuoi da me? Io ve le faccio capire con comanda qua! Noi dobbiamo fare tornare la pace, non la guerra. La questione dello sceriffo già ci ha distratto abbastanza. Noi adesso dobbiamo ricominciare a pensare agli affari, giusto? E i colonesi non contano niente. Se noi stiamo uniti, quelli ci danno il fastidio di una moschetta, ci danno. Sì, se stiamo uniti. Non perdiamo la testa. Ah sì, no? Sta qua sporche, dai. Vieni a casa mia, te lo faccio bere io lo champagne, vedi? Tu ci amuniamo. Allora, dottore, che cosa mi dici? Signora, bisogna che lei mi osservi un periodo di assoluto riposo. Il riposo come? A letto, evitando di fare sforzi, di sollevare pesi. Deve anche prendermi questa medicina per 3 giorni. E se, come penso, l'ovulo dovesse riattaccarsi saldamente, non credo ci saranno più problemi. Grazie. Bambina a chi somiglia? Tutte e due. Comunque ti trovo bene, cioè ti sei rimessa subito. Meno bene. male. Alla valigia ti ho messo cose. Che c'è, Ninetta? Ti senti male? No, niente. Andiamo via, portami a casa. Ma perché? Che ci fu, Ninetta? Tutto come avevate previsto, Zototò. Tuo zio non se la sarebbe mai bevuta. Ora si fida di me più di prima. E noi è questo quello che vogliamo. Quando sarà tutto sistemato, passo ti rigano, torna a essere il mandamento della tua famiglia. È una promessa. Grazie. Grazie, Zototò. Io non mi fiderei mai di uno che tradisce. Ma manco io mi fido. Mi serve tutto qua. Togli a qua. Guarda che fanno consigliere istruttore a Palermo. Terranova. Io sto tornando per romperci le corna a noi. Zototò, c'è la signora Ninetta al telefono. Sì, pronto. Pronto, Biagio? Ehi. Ci sei? Ho visto Ninetta. Ma che stai dicendo? Ho visto Ninetta, ti dico, alla clinica. Clinica? Ma quale clinica? Al Sacro Cuore. Lei ti ha visto? Teresa, rispondi, se ti ha visto sei in pericolo, lo capisci? Ma non lo so. Dove sei ora? Vicino. Vicino? Vicino a cosa? Alla clinica. Via Principe Amedeo, mi pare. Teresa, ascoltami bene. Trova un bar, un negozio, il luogo pubblico più vicino, infilati là dentro e non ti muovere. Vieni presto tu, eh? Sì, sì, arrivo subito. Signora, che fa? Non si può. Questo è mio figlio. Signora!
Teresa. Teresa, calmati, calmati qua sotto. Perché? Che è successo? Che è successo, amore mio? Teresa, che fu? Perché? Io vado a preparare l'intervento, con permesso. Come ti senti? Ma perché non mi hai detto niente? L'ho saputo solo 2 giorni fa. Volevo essere sicura. Ti avrei detto stasera. Mi dispiace, amore mio. Mi dispiace da morire. Scusi, ispettore. Sì. Abbiamo controllato i registri, sembra tutto in regola. Nessuna traccia della bagarella. Va bene, ne parliamo dopo, imparato. Tu sei sicura che era proprio lei? Che era Ninetta? Come parli di lei anche adesso? Anche adesso che dovresti pensare a me, a noi? Signora, noi siamo pronti. Quando esco di qua io me ne vado a viaggio. Con o senza di te. Ma che stai dicendo? Non ti basta. Non ti basta mai. Venga, signora. Si appoggia a me. Io chi so che ci spara una pallantista. A lui, a lei e pure a suo figlio. Ma me lo dici che minchia ci stiamo aspettando? Tanto così ci manco, Totò. Tanto così. Ma che fa? Non dice niente. State zitto, Luchino. Totò, quello deve morire. Che se non lo fai tu, ci penso io. Muto! Ti rischi di stare muto! Ma chi fa ora lo decidi tu? Qua va a vivere, qua va a morire, così un padre eterno sei. E guarda me in faccia quando ti parlo. Vuoi scannare un cristiano? Ammazza Macchisto. Senza l'autorizzazione della commissione succede un casino, Totò. Dobbiamo fare da soli. Se ci mettiamo pure a discutere coi palermitani, il sangue si fa acido. E sti sbirri ne mangiano vivi. Questo significa che scoppia un'altra guerra, lo sai, vero? E noi ci faremo trovare pronti. Nessuno ha i tuoi requisiti. Ce n'è in tasca la nomina. Aspettiamo e vediamo. In questa città non si sa mai. Cesare è importante. Con te all'ufficio istruzione possiamo fare molto di più. Io sono tornato per questo. A Roma si capiscono un sacco di cose. In Parlamento c'è ancora chi ha il coraggio di dire che la mafia non esiste. Ma ti rendi conto? Dottore. È un piacere rivederla. Oh, Schiro, il piacere è anche mio. E se tutto va bene credo che ci vedremo molto spesso. Di nuovo, Cesare, a presto. Ciao, Gaetano. Ciao, Schiro. Arrivederci. Procuratore, le devo parlare. Certo, andiamo nel mio ufficio. No. Un posto più sicuro. Boris Giuliano è stato tradito e il killer sapeva che quel giorno sarebbe rimasto solo. Qualcuno in questura, sicuramente. Chi? Non lo so chi è stato. Io so solo che l'hanno venduto e so chi l'ha ucciso. Leoluca Bagarella, cognato di Salvatore Rina, capo dei Corleonesi. Questo l'hanno disegnato il giorno stesso del delitto. Eppure il fascicolo è ancora con Cegnoti. Lei non ne sapeva niente? No. Gli esecutori potranno essere anche i corleonesi, ma i mandanti sono i palermitani. Dottore, io chiudo l'indagine sulla raffineria e sui soldi che abbiamo trovato all'aeroporto. Lei però poi li deve inchiodare. D'accordo. Io
Salvatore. Buongiorno, maresciallo. Dai. Tutti i giorni la stessa domanda, maresciallo? Possono le mie carni bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento? Possano le mie carni bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento. Adesso anche tu sei la stessa cosa. Sono io, Teresa. Come stai? Come ti senti? Teresa? Teresa? Abbiamo perso un figlio. Non è colpa tua, ma io me ne vado. Non volevo perdere anche te, ma tu non puoi capire. A compiere l'assassinio sarebbero stati tranquilli rapporto scoperto sotto l'abitazione del giudice Terranova. Una trentina di colpi sparati da distanza ravvicinata. Insieme al magistrato nell'agguato ha perso la vita il maresciallo di polizia Lenin Mancuso. Cazzo! Ci troviamo di fronte all'ennesimo inferato stato. Andiamo a casa, Teresa. Per favore. Te l'ho già detto, Biagio. Io oggi parto, con te o senza di te. Ma io non ci posso stare senza di voi. Allora vieni con noi. Non me lo chiedere. Non posso. Hanno ammazzato a Terranova oggi. Lo vedi? Non finirà mai. Fino a quando non vi avranno ammazzato tutti quanti. Ma non ci possono ammazzare a tutti. Si avverte Stanno già facendo. in partenza per Roma che sono iniziate le operazioni di imbarco. Uscita numero 7. Largo immediato. Teresa. Tere. Pochi giorni ancora. Il tempo di chiudere l'inchiesta. Sì. Tanto poi succederà qualcos'altro. Poi raggiungo io. Te lo prometto. Renuzzo. È arrivato il momento di andare. Tu quando vieni? Fra poco. Papà viene fra poco. Ci pensi tu alla mamma. Bravo. Antonio? Vieni. Ciao Teresa. Renuzzo. Ciao, papà. Andiamo.
Sono state loro, nel mio territorio, e senza dirci niente. Ho capito, Totuccio, ho capito. E basta, ora. Ci penso io. Di là c'è l'onorevole, adesso ci parlo. Parlaci. È stato gravissimo, è stato assassinato ieri sera, poco dopo che a Bologna si erano conclusi i funerali delle vittime di sabato mattina e noi ve ne abbiamo dato notizie in Sono stati corleonesi. stesso telegiornale. Ma questi sono impazziti. Ma che cosa si sono messi in testa di fare? Qui scoppia un casino che voi neanche ve l'immaginate. Devi parlare con Ciancimino. Ciancimino? Non mi ascolta più Ciancimino. Certo, Don Vito prende ordini da loro. Ci dovete parlare con questa gente. Farla ragionare. Nell'interesse di tutti. La magistratura è uno dei fondamenti essenziali delle nostre libere istituzioni. I vergiani non impareranno mai cos'è il rispetto, cos'è l'onore. L'onore è fiato sprecato. Un corto va eliminato. Solo così può ritornare l'ordine. Sono d'accordo. Ma vede arrivare la tempesta. E forse è troppo tardi. Non è troppo tardi. Lo ammazzerò io stesso, con le mie mani. Voglio farlo davanti a tutti. Domani viene da me e domani muore. Se Pietro non ammazza prima a noi. La mafia, il commissario sicuramente ci dava fastidio, ma c'è chi dice che c'è pure qualcos'altro. A Giuliano ci piacevano le donne e poi giocava. Pare che si è lasciato dietro anche qualche debito. Che hai detto? Che minchia hai detto? Sono le voci che girano, Schirò. Se ti dà fastidio non ascoltarle. I santi in questa città non esistono. Tu sei un figlio di bottana. Tu a Boris non lo devi manco nominare, è chiaro? È la mafia che mette in giro queste voci. Ma sei impazzito? E ora tutti mafiosi siamo. Ha fatti un giro, Schirò, vedi che devi fare. Fate schifo. Così lo state ammazzando un'altra volta. Sempre testa cauda. No, Stefano, non puoi ammazzare un capofamiglia senza autorizzazione. Così passi dalla parte del torto. Le regole valgono per tutti e non valgono per nessuno. E Rina le ha violate tutte. Questa faccenda si deve aggiustare. Ma tu da che parte stai? Che domanda mi fai? Io voglio soltanto evitare problemi per tutti. Rina è il problema. Ma perché non arriva? Arriva, arriva. Stai tranquillo che arriva. Solo per qualche giorno, vedrai. Poi sarà tutto finito, anche questi spostamenti. Io non mi lamento. Lo so che non ti lamenti, ma i bambini loro non capiscono e io non glielo so spiegare. Tu sei più brava di me con le parole. Tu lo sai come si usano. Tu stai attento. Ora vai. Siamo pronti.
fanno avanti. Uomini. Bravo. Salutiamo, don Stefano. Un Totò. Se scusa assai, Don Stefano. È che uno dei picciriddi ci venne la febbre. E non se l'è sentito di lasciarlo da solo. Ci dobbiamo riferire qualche cosa. Sì. Arrivarono i piccioli. Se li vuole sa dove trovarmi. Trovalo. Ispettore, con lei è impossibile parlare in un posto normale, vero? Io non mi fido più di nessuno. Ah, vedi, questo non posso certo biasimarla. Il direttore della banca dove transitano i soldi della droga. E questa è la villa di Stefano Bontate. Sfortunatamente Stefano Bontate è un libero cittadino. Tutti sanno chi è e che cosa fa. Ma purtroppo nessuno è mai riuscito a provarlo. Ma ora abbiamo i mezzi per farlo. La raffineria, gli arrestati che fanno parte delle famiglie Bontate in Cerillo, i soldi e il direttore della banca. Schirò, non sarà facile. Mi scusi, dottore. Bontate fa la bella vita. Reina è latitante, ma fa partorire la moglie in una clinica in piano centro a Palermo. Hanno ammazzato Giuliano a Terranova e le indagini stanno ancora a zero. Ma lo dice lei che mica ci stiamo a fare noi qua? Ad aspettare che ammazzino pure a noi? Lei ha perfettamente ragione. Ma non possiamo lasciare che sia la rabbia a dettare i mandati di cattura. No, dottore, qua dentro non ci sta la rabbia. Qua dentro ci stanno i fatti. La rabbia me la tengo per me. La saluto. Ma se trovi un lavoro qua, poi che succede? A casa quando ci torniamo? Ma amore, è solo per l'estate. Poi dopo si vedrà. E non è neanche detto che me lo danno questo lavoro. Ma perché che c'è? Non stai bene qua a Roma? Insomma, Che ti manca? gli amici. Ma ce ne facciamo degli altri di amici. Devi stare tranquillo. Vuoi aprire tu? Va bene. Io mi finisco di preparare. Chiedi prima chi è. Antonio! Chi è? Teresa. Colleghi, è inutile indugiare. Voglio far partire oggi stesso tutti i mandati di cattura. Veramente, dottore, io credo che alcune posizioni siano ancora da vagliare. Per esempio? Ma per esempio, in Cirillo Salvatore, il coinvolgimento nel traffico di droga non è provato con certezza. Anche Bontate. Sì, supponiamo che l'eroina sequestrata da Giuliano appartenga al suo clan. Ci sono poi le parentele con i boss americani, la visita del direttore di banca, ma appunto sono tutte supposizioni. E c'è il rischio concreto che al processo l'accusa non regga? Per la prima volta, dopo anni, quest'ufficio ha la possibilità di colpire al cuore il sistema del potere mafioso. Con tutto il rispetto per le vostre opinioni.
Ma per me queste prove sono più che sufficienti. E dobbiamo firmare. Signori, vi prego di lasciare questo ufficio. Guarda che bontà si fece fare a Giulietta speciale. Blindata. Che è direttamente dalla fabbrica. 30 milioni ci costò. Che 30 milioni? Con 30 milioni la Mercedes decappottabile ma sta accattato. O pagodino. Pagodino con sedili in pelle. Tanto se deve morire, che è una macchina blindata che ti salva. Giusto. Vuoi vedere qual è il problema di voi giovani? Che pensate che i piccoli sono tutto. Invece non sono niente. I soldi servono per farsi degli amici. Sono gli amici che vi danno il potere. Se uno i soldi li usa per accattare serroggi d'oro, macchine e minchiate simili, i soldi niente sono. Numeri. Tante zero messe in fila. Totò, però, in effetti. Come le femmine. Le femmine sono importanti. Sono la base principale della famiglia, ci vuole il rispetto, ci vuole fiducia. Una volta i capifamiglia punivano gli uomini d'onore che tradivano la loro moglie. Ora guardate i palermitani. Tutti con l'amante. Ma no una, 2, 3, 4, come i bestie, che si accoppiano con tutto quello che passa. Che lo chiedono tanti vietti? No, che stavo pensando. Ah, niente. No, lì. Ti stai divertendo? No, stavo... No, pensavo, dico... Cioè, parlando così, cioè, noi altri che tutte queste regole... Cioè, tipo, chi deve andare a dire sempre la verità agli altri come d'onore... Cioè, non è che proprio noi la rispettiamo sempre. E allora? Io parlo e lui ride. Totò, anzi, io volevo dire proprio... Basta stare. Totò, rientriamo che si fece tardi. Aspetta un minuto. Stai dicendo che io non rispetto le regole? Qual è il problema? No, ma stava... Oh! E rispondi. No, ma fanculo, Totò, minchia non Rientriamo. Si fece tardi, amore. Bastate! Ti aspettavo ancora un minuto e ne fottevo. Ma così, devono diventare pazzi, ci va a scattare il cuore. Niente, le regole tutte la stessa cosa. Pattivo. Stronzi! Non può essere sparito! Via, va, vottene, via, cosa inutile, va! Poi il nudo, lo figli di pollo, pezzi in mente. Deve stare calmo, Stefano. Calmo. Lina ti sta facendo perdere la testa, così non lo pigli mai. Sta parlando il grande Boscetta. E sentiamolo, sentiamo che cosa ti dice la tua bella testa, sentiamo. Non ascolti più.
Quell'uomo si è impossessato della tua anima. E fra poco si prende il tuo corpo. Vasile ha ragione. Dobbiamo stare calmi. Ci comportiamo come se fosse lui a dare la caccia a noi. Ma i padroni noi siamo, eh? Ora bisogna dare un segnale. Fare capire a tutti Cucuman. Cominciare dai giudice Costa. Un gran cornuto che ci vuole mandare tutti in villeggiatura a Lucerdone. È bello qui. Ti sta bene? Sì. Mi sembra che è la prima volta in vita mia che mi sento libera. Questa è la dimostrazione che c'è un altro modo di vivere. Però mi manchi tu. Perché non ti fai trasferire qua con noi? E lui? Come si trova? Lui sta bene. Ha un sacco di cuginetti, è tutto nuovo. Minuzzi. Allora? Ti piace stare qui? Sì, ma non c'è il mare. E che ti serve d'inverno? A mare ci andiamo d'estate, in vacanza. Che c'è, Pietro? Che succede? Faccio una telefonata! Sì? Procuratore. Ah, è lei, Schirò. Ha letto i giornali? Sì, dottore, li ho letti. Contento? L'hanno lasciata solo, procuratore. E si sono pure preoccupati di far sapere che quei mandati li ha firmati solo lei. Per fortuna lo sa anche il questore. E così fra qualche giorno avrò la scorta. Come tra qualche giorno, dottore? Ma non lo so, credo che sia un problema di autorizzazione. La solita burocrazia. Pronto? Ancora lì? Sì, ci sono. Io non mi aspetto che li catturino subito. Ma almeno un segnale l'abbiamo dato. È vero, ha ragione lei, dottore. Adesso la saluto. Buona giornata. A lei, Schirò. Buona giornata a lei. Capo, ho parlato con Costa. La scorta gliela dovete dare ora. Sì, lo so che gliela danno tra qualche giorno, ma questo l'avranno saputo anche loro. Beh, prima da muovere. Devi pensare a quello che c'è in testa io. Se pensi solo al tuo gioco, io ti fotto. Come palermitane. E Peppe? Fallo entrare. Vieni. Salutiamo, Zudodo. Vieni, Peppe, vieni. Siedete con noi. Grazie. Tale che foncia che Peppino. Faglielo fare tu un sorriso, Peppe. Stanno diventando pazzi. Hanno mobilitato a tutti, a correre con le macchine avanti e indietro per tutta la città. Faccio vedere che mandano male come a Stefano Bontate. Un figlio di Don Paolino. Come il gatto col topo. Ah, sì? E io sarei il topo, sarei. Tutta sta fatica per fare il topo. Dicevo per dire, Zudodo. No, dici bene, Peppe, dici bene. Solo che il topo ora si stancò. E vuole fare il gatto. Dopodomani, Bondate, fa un compleanno con la famiglia. E poi va a spegnere le candeline dall'amica. Allora lasciamo a fare un bello regalo. Buonasera, signore e signori. Ancora un attentato gravissimo, vittima una volta di più un magistrato. Il procuratore capo della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa, è stato assassinato ieri sera e con Palermo ci colleghiamo ora per sentire uccisione del magistrato sulle prime indagini. Teresa! Il corpo senza vita. Abbiamo un figlio che è un fenomeno. Questo da grande ci finisce il nazionale, altro che bettega. Teresa! Teresa! Oh, Teresa, che c'è? Il giudice Costa. Contro il magistrato, l'intero caricatore di una carica 38 e poi, quando lo vede diverso a terra, spara un ultimo colpo alla testa.
eseguita l'autopsia con tutti i rilievi sull'auto usata per la fuga data poi a fianco del centro storico. Che stai facendo? Devo tornare giù immediatamente. No, tu da qui non te ne vai. Teresa, sono stato io a cominciarlo a firmare quei mandati, lo capisci? Sono stato io. Io. Pensi sempre che tutto dipenda da te. Io. Che stupida che sono stata a pensare che tu potessi cambiare. Ti prego, amore mio. Ti prego, cerca di capire, devo tornare giù a Palermo. Quando ci siamo sposati, mi hai detto che l'unica cosa che volevi era stare con me. Che non avevi bisogno di altro. Che vita ci stai facendo fare? Ma che vita è fare finta di niente? Una vita normale, come tutti gli altri. Non è la mia. Mi dispiace, amore mio. Non è la mia. Va bene. Allora vivitela da solo. E te ne vai questa volta per sempre. Non ti voglio più vedere. A posto. Ma siamo pronti, zio Totò? Chi dice ci piacerà un po' che coffee a Don Stefano? Non deve spegnere manco le candeline. Non c'è problema, ce la spegniamo noi la candelina. E poi tocca inserirlo. Poi a buscetta e poi a parente suoi. Di questo manco il seme deve restare. Chi sei nervoso? Come quando eravamo picciotti e ci facevamo un servizio a dottore una parte. Tu ricordi? E questo è un poco la stessa cosa. Soltanto che oggi non ci pigliamo Corleone. Ci pigliamo Palermo. E con Palermo la Sicilia. Tutta. Scusi, lei lavorava col dottore Costa? In un certo senso, sì. Ah, è uno di quei gentiluomini che non ha firmato i mandati di cattura, no? No, non sono uno di quelli. Lei chi è? Che ci fa qui? Ispettore Biagio Schirò. Ho lavorato alle indagini che ha portato ai mandati di cattura. Giovanni Falcone. Sto istruendo il processo contro bontà degli altri.
Strano, non l'ho mai vista. Mi hanno trasferito da poco. A posto siamo. All'ultimo arrivato l'hanno affedata. Giovanni, tu qua sei. Muovete. Hanno ammazzato Bontate. Con permesso. Con Misha la macchina blindata a niente serviva. Guardateci, noi, i capi, costretti a riunirci nascosti come i suggi, braccati da quel vedrano. Ma qua è braccato. Qua nessuno ci sta braccando. Stefano Bontate voleva ammazzare Totorina. E Totorina ha ammazzato Stefano Bontate. Minchia, tutto qua. O corto elimina Stefano Bontate, l'uomo d'onore più importante dentro questa cosa nostra. E per voi è un ammazzatino come un altro. Ma sì, no. Guarda che io sono addolorato quanto te, più di te. Io Stefano l'ho visto crescere. Adesso dimmi, che cosa facciamo? Gli americani sono preoccupati. Io ci disse che non c'è preoccupazione, che questa faccenda sia giusta. Ma adesso noi la dobbiamo aggiustare. Prima pensavo che non volevate capire, Don Michele. Ora credo che invece avete capito benissimo. O corto non si fermerà, Stefano Bontate. Lui vuole tutto. Magari qualcuno di noi resta in vita. La casa nostra è finita. Ma che dici, Masino? Canente è finito. Tu sei il prossimo, Totoccio, e dopo di te tocca a mia. Cosa nostra non finirà mai, Mala Stuvidano. E finché ci starò io, a me quel serpente non mi può ammazzare. Tu facci sapere che io non ci tengo risentimento. Che per mia si può mettere una pietra sopra tutto, in nome degli affari. Oggi penso io, è chiaro? Chiaro. Eccolo. Inserirlo. Dai, andiamo! Vamos lì! Glielo ripeto, l'ipotesi più probabile è che Inzerillo abbia ucciso Bontate e quelli di Bontate, per vendicarsi, abbiano ucciso Inzerillo. Sì, al momento ci stiamo muovendo in questa direzione. Affanculo. Tu che vuoi? Secondo me l'ipotesi della vendetta incrociata non regge, non ha senso. E tu che ne sai? Uso la testa. Erano alleati, non c'era nessun motivo di farsi la guerra. La mano è una sola, ed è quella di Salvatore Rina. Ascoltami bene, Schirò. Quelli si stanno scannando fra di loro e a noi ci sta bene così. Nessuno ci chiede di dare altre spiegazioni, ci siamo capiti? Certo. E a Giuliano l'hanno ammazzato per debiti e a Costa non serviva una scorta, vero? Stai attento a quello che dice, Schirò. Poi questa guerra non la volete vincere. Ma qual è guerra, Schirò? Vai via, vai! Non la volete neanche combattere! Schirò, mi hai rotto i coglioni! Ti trasferisco a Corleone delle Donne, stronzo! Salutiamo, Don Michele. Salutiamo. Perché non mi avessi un poco di Fa caffè, vedere? Giovanni? Guarda, un po' più grande quest'albero. Facci un poco di caffè all'ama. Buongiorno. Totò. Carissima signora. Sempre più giovane e sempre più bella. Don Michele è sempre gentile. Che belle si dice Lidia. Beh, vi siete sistemati bene, qua è bello. Siete contenti? Non ci lamentiamo. Totò, dobbiamo parlare. Qua siamo. Con permesso, signora. Prego, prego. Totò, gli americani sono preoccupati. Ah sì, e di che cosa? Questa guerra deve finire, Totò. Quelli si sono stancati di contare i morti, a casa nostra e a casa loro. Ah, quelli che sono morti in America sempre Inzerillo si chiamavano. Ma tu lo sai chi è Johnny Gambino? Di nome. Johnny Gambino è il rappresentante di tutte le famiglie americane.
E quello adesso sta avvenendo qui, a Palermo. E noi lo accoglieremo col rispetto che si deve a un capo. Johnny Gambino non è un capo. Johnny Gambino è il capo. E speriamo che tu lo convinci che tutta questa carnezzeria era proprio necessaria. Vediamo che cosa si può fare. Vieni, ti faccio vedere i pomodori, vieni, Don Michele. Stanno venendo bellissimi. Salve, sono Schirò. Sono appena arrivato da Palermo. La stavamo aspettando. Venga da questa parte. Questa è la sua scrivania. Ci sono queste carte da sbrigare, siamo un po' in arretrato. Se le serve qualcosa? No, è tutto a posto, grazie. Tieni, vedi che mi serve per domani, mi raccomando, sì. Schirò! Padano! Mannaggia te! Ma come stai? Bene, tu stai un fiore. Un po' di pancia, capelli bianchi, no? Ma tu piuttosto, come mai uno come te qui ha i passaporti? Si vede che feci qualche minchiata. La tua vera minchiata che c'ha la schiena dritta, ecco cos'è. Ma d'altronde con quello che sta succedendo non mi stupisco. Tieni, non l'ha letti i giornali? Massoneria, P2, tutta quella roba là, vedi? Ci stanno tutti, Schirò. Generali, prefetti, ministri, anche servizi segreti. Ma questo è il nuovo capo della mobile di Palermo. Quello che mi ha sbattuto qua giù a Corleone. Hai capito a chi hanno messo in mano le indagini sui mafiosi? Questi ormai hanno gente che le protegge dappertutto, nelle banche, in polizia, in magistratura. Schirò, qui tutto uno schifio. Ma perché? Tu che ti credevi? Che stavamo tutti dalla stessa parte? Che a quelli non l'aiutava nessuno? No, scusa, quelli chi? I mafiosi, tutti quanti. Pure Rina e i suoi. Tutto. Se sono presi tutto. Partirono da lì, da quella piazza, la vedi? Che i perincritati. E ora sono i nuovi padroni di Palermo. Secondo te chi l'aiutò? Nessuno. Amone, rispondi! Schirò, tu hai bisogno di ferie. Qui le regole sono regole. E purtroppo Stefano Bontate le aveva violate. Quello voleva ammazzare uno di noi, un capofamiglia, senza autorizzazione. Ora noi lo possiamo permettere questo. E Totuccio Inzerillo gli è andato dietro. Questo lo sappiamo. Ma ora che cosa succede? Niente. Quello che doveva succedere è successo. Lo abbiamo visto. Ma per noi cose andavano bene pure prima. Vogliamo garanzie. Ossia deve tornare in America tranquillo. Le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte per il bene delle famiglie. Troppe teste a comandare. La mano destra che non sa che fa la sinistra. Troppi piccioli spese male. E gli sbirri a poco che ci mangiano. Rischiavamo di perdere tutto. Noi e voi.
Ora però a testa è una. E una è la mano. Possiamo darvi fiducia. Scusate, la mia gente mi sta aspettando. E che cosa ci andrete a dire? Che ora comanda Coolio?